E quindi ci siamo, buongiorno a tutti, martedì 18 aprile del 2023, l'ottavo è andato, il quarto d'andata se n'è andato, è arrivato anche il quarto di ritorno, Napoli-Milan stasera, Stadio Maradona, ore 21, ci apprestiamo a vivere quella che è la partita che ci può condurre in semifinale, oppure no, è una semplice partita di calcio. Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Ci siamo. Oggi è il giorno. Ieri è stata la notte, perché è stata la notte. Oggi è il giorno. Oggi è il giorno, ovviamente andremo un pochino più all'interno delle pagine dei giornali, le probabili formazioni, andremo a rivedere quello che è successo ieri sera soprattutto. È stato un avvicinamento che l'abbiamo detto più volte, non particolarmente felice, è stato un avvicinamento alla partita che si poteva tranquillamente evitare di ridurre a le lotte di quartiere, la piazzetta sotto casa, ma ci siamo ridotti a trasformare un quarto di finale di Champions League alla stregua di una sfida qualunque di campionato, neanche di bassa qualità. Ieri abbiamo letto le dichiarazioni dei protagonisti, le doppie conferenze. Insomma, è stato un avvicinamento un po' strano, ecco, tutto qua. Sì, Diciamo così, per essere educati. è stato strano, è stato triste per quanto mi riguarda, perché gli avvicinamenti a certe partite dovrebbero essere, come dire, solitamente non sono di questo tipo, solitamente sono complimenti agli avversari, ma anche un po' per pro forma. Sono, come dire, massimo rispetto, non paura ovviamente, ma massimo rispetto della squadra che hai di fronte, poche polemiche alla fine, a parte in alcuni casi, e sono sfide belle, sono sfide elettriche, sono sfide talmente importanti, talmente grosse, talmente in un punto delicato che non hai forse nemmeno le energie da buttare in altro, no, non hai nemmeno le forze, la voglia di attaccarti o arrivare a parlare d'altro. Rimani concentrato sulla sfida, sei un po' in una bolla. Invece qui è stato diverso. È stato un po' È stato diverso. sicuramente diverso. Guarda, prima di abbandonare un secondo questo argomento, perché ne abbiamo già parlato tanto, è giusto parlare della partita, perché in tutto questo ci sarebbe una partita di Champions League da giocare e provare a vincere o quantomeno non perdere per passare il turno. Io ti direi, andiamo a vedere un po' cosa è successo ieri sera, chiudiamo il discorso e poi ci addentriamo verso il campo. C'è un video, un piccolo video che arriva direttamente dalla camera dell'hotel e quindi lo andiamo a vedere. Sveglia, ci siamo svegliati alla fine, dai. Stamattina ci siamo svegliati. Harry, Sì. ti faccio anche vedere quello che ha visto il buon Grella, che qualcuno se lo ricorderà in mezzo al campo a Parma o nella nazionale australiana, che è uno dei commentatori della gara credo, aspetta, te lo vado anche a dire, per CBS, che ha messo questa stories anche lui perché ha avuto la sventura di prenotare una stanza lì dall'hotel del Milan. Vabbè, evito di metterlo tutto perché è un minuto di fuochi d'artificio che sono bellissimi, per carità, ma non siamo né a Capodanno né in altri momenti dell'anno dove si sparano i botti, quindi evitiamo. Vabbè, dai, almeno si erano goduti la vista del golfo col castello e fuochi d'artificio, dai, mettiamola così. Sì, prendiamola sul ridere, prendiamola sul ridere. Poi ho anche visto che in quell'albergo lì, volendo, si possono scegliere camere insonorizzate, quindi Sì, magari infatti
Sembra che tutto sia andato per il verso giusto, quantomeno per i giocatori del Milan che avevano delle camere insonorizzate, quindi non sembra ci siano stati grandissimi problemi. Chi non aveva la camera insonorizzata, vabbè, sarà andato a letto un po' più tardi e si sarà goduto il panorama. D'altronde bisogna prenderla con filosofia. Il Milan invece stasera si schiera con questa formazione qui. Non ci sono grandissimi dubbi, ormai l'abbiamo raccontata, straraccontata e riraccontata la formazione del Milan da un po' di partite, questa qui, tolte le sfide di campionato, quando c'è da fare la partita, diciamo così, o di Champions o di campionato vera e propria, come è successo per Napoli qualche settimana fa, va in campo con Maignan, Calabria, Teo, Tomori e Kier è la coppia difensiva, Krunic e Tonali sono i due mediani, davanti a loro c'è Ismael Benasser, ai lati Diaz e Rafael Leao con davanti Olivier Giroud, quindi formazione super confermata. Per il Napoli invece Henry Gazzetta fa vincere i ballottaggi a Ndombele, che prende il posto di Anghissà, li mette a 3, anche se insomma, vabbè, questo poi lo vediamo sul campo, è difficile dirlo in questo istante. Vince Politano contro Lozano e vince Mario Rui, ma non c'erano qui, c'erano meno dubbi, quindi con Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus che prende il posto dello squalificato Kim e Mario Rui a sinistra, Ndombele, Lobotka e Zelinski con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Vabbè, sono le formazioni che decantiamo di fatto dal mercoledì scorso, più o meno. Gli unici dubbi che potevano esserci erano per il Napoli, per sostituire soprattutto Anghissà rispetto a Kim, che era un po' telefonata la scelta di Juan Jesus. Ndombele è sicuramente un giocatore d'esperienza, che però quest'anno non è che abbia giocato tantissimo, ecco, e secondo me Anghissà all'andata fino all'espulsione, che è stata un'ingenuità da parte del giocatore del Camerun, aveva fatto una grande partita, ma veramente una grande partita, quindi credo che come dire, la sua assenza peserà, l'ho già detto ieri. Poi è ovvio che perdono due perni della difesa del centrocampo come Kim Anghissà, ritrovano l'MVP del campionato e quindi non è scontato. Ecco. Bisognerà, come dicevo ieri, secondo me, stare molto molto attenti e concentrati. Se il Milan scende in campo senza paura, che è una parte fondamentale, e concentrato, per me può fare una gran bella partita. Altrimenti vedremo, ecco. Però non ho troppi dubbi sul Milan, ecco, sulla prestazione del Milan per questa sera. Quindi Henry metteresti due soldini, perché queste sono le quote che ci riporta Gazzetta dello Sport. Il Napoli è messo molto meglio del Milan, molto meglio del Milan. Anche il pareggio non è malvagio. Andiamo avanti. Il pareggio è buono. Pareggio buono, andiamo avanti. Comandano le coppie, scrive Gazzetta dello Sport, o le coppe. Kvara e Osimhen, spettacolo, gol e assist, i fenomeni sono loro del Napoli. Leao e Giroud, doppia firma, la semifinale, poi rinnovi, il diavolo ora ci crede. Ma chi se ne frega dei rinnovi oggi, onestamente, ragazzi? Cioè, con tutto il bene, ma ne parliamo da domani. Dopodomani, forse meglio, in poi. Che dire, insomma, è il classico pezzo di approfondimento sui possibili protagonisti, anche se è vero, in Champions League comanda chi è un big, chi è un campione, di solito la risolvono sempre i giocatori big. Però, non so, è da un po' di giorni che mi gira che la può risolvere un inaspettato. Può essere, chi lo sa. Io so che io avverto che Giroud non segna da troppo tempo e non segna da troppe gare importanti. Cioè, ogni tanto capita con Giroud, anche l'anno scorso. Sì? Sono quei momenti in cui Giroud per 2, 3, 4 partite rimane a secco, lo vedi un po' imballato, lo vedi un po' che sbaglia qualche appoggio di troppo, qualche sponda di troppo e poi ti picchia dentro il gol nel big match. Per me è un po' di giornate, un po' di partite, anzi, perché comunque è stata più rilevante la Champions ultimamente.
è un po' di tempo che Giroud non ti piazza la zampata, la famosa, citando Gerry Scotti, zampata del campione. E quindi mi aspetto che lui possa farlo stasera, ecco. È una serata da Olivier Giroud. È un sogno in una notte, come dice Gazzetta dello Sport. Napoli-Milan è sfida totale, è la resa dei conti, sì, per davvero, perché veramente, cioè, da domani non ne parliamo più nel bene o nel male. Chiudiamo questa trilogia di Domani dovremo partite. parlarne, direttore, Sì, sì, sia nel sì, bene che domani ne nel male. parliamo. Poi Dal basta. giorno dopo in poi no. No, basta. Vi faccio vedere la prima pagina di Gazzetta per un semplice motivo, tra l'altro. Questa me la salvo, perché se per caso dovessimo passare quel titolo in basso, vabbè. No! Quello me lo salvo, se dovessimo passare me lo stampo in fronte. Coppa Mia, ritorno dei quarti di Champions, alle ore 21 la puntata semifinale. Spalletti chiede la rimonta a Osimhen, Pioli con un gol in più e Leao, eccetera, eccetera, eccetera. L'Inter tifa derby, va bene. Bella copertina però, dai, ci Sì, sta sì, sì, questa. io tifo Benfica, fai te. A parte l'Inter tifa derby, anche noi tifiamo il Benfica. Bella copertina, dai. Sì, sì, la copertina è molto carina. Henry, io chiuderei così. E se per caso finisce 1-0 per il Napoli e si va ai rigori, a parte che ti perdiamo, ma al di là di questo, Zelinski di Lorenzo, Teo più Diaz e Orighi, il dischetto è loro, ma Maignan e Meret, puntini puntini. Tra l'altro Gazzetta prova a ipotizzare quelli che potrebbero essere i 5 rigoristi del Milan, ma insomma, No, non partite si da va ai 120 rigori. minuti non ci arrivano mai i 5 No, non si rigoristi. va ai rigori. No, Non si va? no. No, non Questo è si un va ai augurio, no, Henry. io non ce la faccio. Io ve lo dico, io non ce la faccio. Poi vedete voi. Vabbè, Ai nel rigori non caso ci la vado. viviamo, Ai pazienza. rigori, allora, oggettivamente, il portiere fa la differenza rispetto agli altri giocatori. Ha più probabilità di fare la differenza rispetto agli altri giocatori, perché è l'unico che è più presente più volte. Guarda la No? finale mondiale, cioè la Francia aveva Lloris che 7 non è che era rigoristi, proprio mobile. quell'altro ha fatto un po' le mosse e è stato anche bravo, perché bisogna dirlo, li ha parati. Quindi ci affidiamo a Magic Mike, altrimenti vedremo. Bisogna avere un fegato per andare a calciare un rigore in un quarto di finale di ritorno di Champions League enorme. Quindi spero che vada a calciare chi se la sente, non chi è più bravo, chi se la sente, perché devi essere convinto di far gol. Ma perché pensare che se andrà Ma a non rigori? andiamo ai Guarda, rigori, quindi non ma voglio pensarci io. noi invece andiamo direttamente tra poco a Chiama Milan, ore 11, sull'altra piattaforma per riavvicinarci ancora un po' di più alla gara. Ci viviamo insieme tutta la giornata, anche alle 13 con Lancia, alle 16 il talk, alle 19 non c'è filo rossonero perché alle 20 è ora del prepartita, perché alle 20 c'è Napoli-Milan il prepartita, ore 21 al fischio d'inizio partiamo con la live reaction, cercando di restare inappuntabili. Allora io ve lo dico, oggi lasciateci passare un po' di roba. E Cioè, alle 23, considerato. sì, perché abbiamo accumulato un po' tanto, e alle 23 il post partita, sempre se, come abbiamo detto prima, non si va ai calci di rigore. Henry, Ma grazie. bastano anche i supplementari. Vuoi che non finisca in 90? Perché ormai è un'epopea che finisca in 120, non di più. Ciao Henry. Ciao, ciao. Mi raccomando, lasciate like, diteci la vostra sotto nei commenti su quello che è accaduto nell'albergo, insomma, sulla formazione, sui rigori, non lo so. Scrivete quello che volete, basta che scrivete un commento, lasciate like, vi iscrivete al canale e attivate la campanella. Ciao. Ciao, ciao a tutti, ci ritroviamo come sempre con tutti gli appuntamenti. Oggi ce ne sono due in più, il pre e il post, con in mezzo la live reaction di Napoli-Milan. Grazie a tutti, sarà una giornata lunga. Molto. Molto.